Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Clobet, Omnivision Italia SRL, ultimo aggiornamento, 3 gennaio 2022. Cos'è Clobet? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Clobet durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Clobet? Clobet è un farmaco a base del principio attivo clobetasone butirrato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Omnivision Italia SRL. Clobet può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Clobet 0,1% collirio sospensione 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Omnivision Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: clobetasone butirrato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: collirio. Indicazioni: Clobet ha indicato nel trattamento delle condizioni infiammatorie e allergiche cortisono-sensibili della congiuntiva palpebrale e bulbare, della cornea e del segmento anteriore dell'occhio quali congiuntiviti acute, subacute, croniche, primaverili, allergiche e catarrali, cheratiti, keratocongiuntiviti, scleriti, episcleriti, oftalmia simpatica, iriti, cicliti, uveiti. Infiammazioni oculari post-operatorie, post-traumatiche. Lesioni corneali da agenti termici, chimici e da corpo estraneo. Posologia. Posologia: instillare una goccia nel sacco congiuntivale 2-4 volte al giorno, secondo prescrizione medica, ogni 6-12 ore. In caso di affezioni infiammatorie severe, instillare una goccia con frequenza più ravvicinata fino alla comparsa di un miglioramento. Ridurre poi gradualmente le instillazioni al minimo necessario per mantenere l'effetto terapeutico. Si consiglia di proseguire il trattamento per qualche giorno dopo la remissione della sintomatologia. Modo di somministrazione: prima di ogni instillazione, agitare accuratamente il flacone. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti affetti dalle seguenti patologie di pertinenza oculare: ipertensione endoculare, herpes semplice acuto e la maggior parte delle altre malattie da virus della cornea in fase acuta ulcerativa, salvo associazione con chemioterapici specifici per il virus erpetico, congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale, test fluoresceina positivo. Tubercolosi dell'occhio, micosi dell'occhio e cutanea, oftalmie purulente acute, congiuntiviti purulente e blefariti purulente ed erpetiche che possono essere mascherate e aggravate dai corticosteroidi. Orzaiolo, gravidanza e allattamento. Cheratiti erpetiche virali. L'uso può essere eventualmente consentito sotto la stretta sorveglianza dell'oculista. La terapia occlusiva controindicata nei pazienti affetti da dermatite atopica. In presenza di glaucoma ad angolo stretto, presunto o accertato, o di malattie che causano assottigliamento della cornea o della sclera. Pazienti che presentano fenomeni di sensibilizzazione verso qualunque dei componenti della specialità o altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In caso di uso prolungato, come per tutti gli steroidi di uso oftalmico, può verificarsi la formazione di cataratta o aumento della pressione intraoculare. In occasione di trattamenti prolungati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'associazione cronica o frequente di corticosteroidi per via oftalmica con farmaci antiglaucoma può diminuire l'efficacia di questi ultimi. L'associazione di corticosteroidi topici con farmaci cicloplegici/midriatici, atropina e simili, può aumentare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Clobet durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Clobet durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Sebbene, a differenza degli altri corticosteroidi per uso topico, il clobetasone 17 butirrato non abbia causato anormalità nello sviluppo fetale, è consigliabile utilizzare il prodotto nelle donne in stato D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non ci sono presupposti a copyright evidenze che il farmaco possa modificare la tensione e i tempi di reazione. È comunque consigliabile evitare l'instillazione del farmaco durante la guida di veicoli o l'impiego di macchinari. Effetti indesiderati. Sebbene il clobetasone 17, butirrato sia caratterizzato da un indice di tollerabilità locale e sistemica superiore ad altri corticosteroidi topici, tuttavia trattamenti con clobet per periodi di tempo molto prolungati vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, che si manifesta mediante gli effetti indesiderati già descritti, interrompere la terapia. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci oftalmologici antinfiammatori corticosteroidi non associati, codice ATC. S01-09. L'attività antinfiammatoria topica del clobetasone 17, butirrato determinata nell'uomo attraverso il test della vasocostrizione DMC-Kensi, lo caratterizza come proprietà farmacocinetiche. Il clobetasone 17, butirrato ha un corticosteroide con caratteristiche peculiari di polarità che gli conferiscono scarsa diffusibilità nei tessuti ed elevata attività antinfiammatoria in sede di applicazione. Il ridotto assorbimento dati preclinici di sicurezza. I dati della letteratura indicano che clobetasone 17, butirrato presenta una scarsa tossicità acuta, subacuta e cronica a dosaggi 10-15 volte superiori a quelli terapeuticamente efficaci. Il composto non esplica alcuna elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, polietilenglicole 300, acido citrico, sodio citrato, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di clobet a base di clobetasone butirrato sono Visucloben. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.